arrivano gli aiuti, la gente morirà perché adesso non possiamo pagare 11 milioni di pensioni perché non ci sono soldi. Quindi non ci sono soldi Magicamente neanche negli Zelensky Stati si è Uniti. reso conto che l'economia ucraina era stata drogata dagli aiuti occidentali e che senza gli aiuti occidentali l'Ucraina non può andare avanti economicamente e rischia di collassare. E quindi lui ha fatto questa dichiarazione per fare avanzare, per far sbrigare, diciamo, il Congresso degli Stati Uniti a trovare un accordo sul nuovo budget da destinare all'Ucraina. In Russia invece la situazione economica, sì, c'è un'inflazione a causa delle sanzioni, i prezzi di alcune cose sono aumentati, ma non c'è una situazione di emergenza come c'è in Ucraina, assolutamente no. Certo. Sì, una ultima domanda che volevo fare. Non so se sei stato molto vicino al front line. Per quelle foto che ho visto qualcosa ne hai seguito di là. E volevo capire un po' com'è il front line dal lato russo, perché ovviamente domandare cosa succede dal lato ucraino è un po' difficile, c'è sempre questa... Io non sono mai stato della... Sì, ma anche diciamo per notizie esterni sono sempre un po' di questo fog of war. Ma nel lato russo, Sì. perché quello che arriva, quello anche che riusciamo a prendere di fonti esterne, di Telegram, insomma, cose del genere, non sembra che la Russia sta avendo grandi problemi. Ovviamente parliamo di una guerra, però non sembra. Com'è stata la tua impressione in relazione ai soldati, alla morale, È stata sempre buona. Non ho mai visto soldati che combattono per forza, non ho mai visto soldati che sono lì ma non ci vorrebbero essere, anche perché in questo momento, a parte un piccolo numero di mobilitati, un ristretto numero di mobilitati rispetto a quello che è la grande massa dei soldati sotto contratto, appunto tutti hanno un contratto, quindi hanno sottoscritto un contratto, sono volontari, e i mobilitati per la maggior parte sono stati inseriti in ruoli ben specifici, erano persone che stavano nella riserva, quindi a disposizione nella riserva militare, per esempio medici, ingegneri, meccanici, personale della logistica, specialisti, carristi, artiglieri, persone addestrate per la guerra informatica, per la guerra elettronica, per esempio. Questi sono stati in parte mobilitati, ma moltissimi sono volontari. Anche perché la Russia non utilizza i militari di leva in Ucraina. Perché in Russia c'è il servizio militare obbligatorio, quindi a 18 anni ci sono 2 chiamate annuali, 2 o 3 chiamate annuali in cui quelli che hanno raggiunto 18 anni devono andare a fare il servizio militare, ma loro non vengono impiegati in Ucraina, nei territori dell'operazione speciale. Certo, A meno che non sottoscrivano un esperienza. contratto. Se invece scelgono di sottoscrivere un contratto, allora sì. Ok. Sì, ma anche lì quelli probabilmente lavoreranno molto distanti e molto lontano della fronte di battaglia, parteciperanno della logistica o no? Esatto. Sì, perché immagino che sia un tempo per esercizi, per capire, per imparare, insomma, finché riesce a diventare un soldato che va al fronte di battaglia. Esatto. Perfetto. Ok, quindi noi siamo lì più o meno un'ora e 20. Dimmi quando sei stanco, però mi piacerebbe parlare un po' dell'Italia e dell'Unione Europea. Allora,
Questo è un po' più delicato perché insomma tu sei italiano e sicuramente sei un po' arrabbiato con tutto che l'Europa sta facendo. Quindi io volevo capire, prima mi piacerebbe chiederti come cavolo funziona il sistema politico in Italia, perché sono 6 anni che sono qua e non ho capito una mazza ancora. Come funziona il sistema politico in Italia? Di fatto ci sono due grandi, di fatto come quello americano, no? Ci sono due grandi aree politiche, il centrodestra e il centrosinistra, Mhm. e si alternano al governo del paese. Io, per quello che è il mio punto di vista, li vedo un po' come la stessa cosa, un po' quando negli Stati Uniti cambia il presidente e diventa repubblicano piuttosto che democratico, cioè la differenza è minima. I Mhm. settori critici della politica dello Stato sono sempre rimasti critici, la scuola, la sanità in Italia sono sempre al centro del dibattito politico perché nessuno è mai riuscito a risolvere i problemi di questi settori. Io ricordo che quando ero giovane, quando andavo a scuola, ricordo che ogni governo che arrivava voleva fare la nuova riforma dell'istruzione. E anche oggi si continua, ogni 4 anni c'è una riforma dell'istruzione, la riforma della riforma, perché ognuno che arriva vuole mettere il suo sistema, vuole mettere il suo puntino e continua a stravolgere tutto. Quindi quando il sistema arriva a stabilizzarsi su quella che è la regolamentazione, ecco Si che arriva il cambia. nuovo governo che fa un'altra riforma e la cambia. E adesso c'è il governo di centrodestra, lo vediamo, però è un governo che ha fatto cose molto diverse rispetto a quello che diceva in campagna elettorale. Alcune cose non Sì. le ha fatte per niente, e io ritengo che questo sia perché una volta che si arriva al governo, se si vuole continuare a governare come forza politica in Europa, si deve di fatto fare quello che Sottomettere. l'Europa dice di fare. Mhm. Sì, 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 no, io ricordo quando Meloni ha vinto le elezioni, alle 11:59 diceva che Italia prima e smettiamole di casseggiare, alle mezzanotte 1 inviamo armi all'Ucraina come vuole, insomma. Esatto, Quindi, esattamente. No, anche adesso c'è stata la dichiarazione di Crosetto proprio mercoledì, quando l'Italia ha votato per un nuovo invio delle armi, dove Crosetto ha detto sì, inviamo le armi, ma manteniamo una strategia doppia, perché noi siamo favorevoli alla diplomazia e quindi al negoziato, però intanto inviamo le armi. Ma la gente proprio... no, è fantastico questo. Avevo visto il tuo tweet, per quello chiedevo un po' di come funziona, perché c'è sempre questa cosa del Giuseppe Conte che è il presidente, poi c'è Meloni che è la prima... Anche Conte però, vedi, per esempio adesso mi hai ricordato di Conte, io ho apprezzato l'intervento di Conte su questa questione, ma non mi sono dimenticato che Conte, quando era al governo, quando il Movimento 5 Stelle era al governo, che sosteneva il governo Draghi, è stato uno dei Mhm. movimenti che ha votato per l'invio delle armi all'Ucraina, quando era al Sì, governo. sì, sì, esattamente. Sì, sembra che siamo sempre in questo ciclo che la gente prova a farsi dimenticare delle cose e poi arriva come i salvatori della patria, Esatto, insomma, esatto, cioè, non si può dimenticare. Infatti, io per quanto abbia apprezzato questa dichiarazione di Conte, aspetta mm, che la ritrovo perché ne volevo, così ne parlo. Conte ha detto due cose che secondo me sono intelligenti: l'unico modo per arrivare alla pace è concentrare gli sforzi politici per il negoziato, e poi mm, ha dichiarato che sarebbe giusto tassare gli extra profitti Isso. dell'industria delle armi, che sta facendo affari d'oro naturalmente. Sì, che E, soldi. ma se l'unico modo per arrivare alla pace è concentrare gli sforzi politici per il negoziato, perché nel 2022 non ha parlato di negoziato e ha votato per l'invio delle armi? Forse perché Sì. era al governo? Allora che cosa dobbiamo aspettarci in generale? Io dico Movimento 5 Stelle, ma in generale, che cosa ci possiamo aspettare da un partito che cambia completamente la propria narrazione, e questo lo fanno tutti i partiti, chi più chi meno, eh,
differentemente se sono al governo o se sono all'opposizione. Qual è la Sì. credibilità poi dell'opposizione? Esatto, no, è proprio per capire un po' di questa cosa. Ovviamente non è che la dinamica politica cambia, in Brasile non abbiamo primo ministro, per esempio, però c'è il congresso, insomma, il Senato, e la dinamica non è che cambia molto, cambia un po' il modo in come funziona, però la dinamica è sempre quella, insomma. Poi è molto interessante perché la mia prima impressioni qua in Europa quando sono arrivato, sono quasi 8 anni, quasi 9 anni che sono in Europa. La mia impressione era che in Europa il business, gli affari erano fatti, hai capito? Aveva la disputa politica, va bene, c'è la destra, la sinistra, però diciamo la destra, più o meno come ha descritto te, c'era la centrodestra, centrosinistra, quindi entrambi facevano quello che doveva essere fatto nell'educazione, infrastrutture, papà, però avevano ognuno il suo discorso, no? A migranti, l'altro diceva sì a migranti, l'altro diceva, insomma, quella cosa quella battaglia di destra e sinistra. Invece io vedo che sembrano semplicemente un mucchio di idioti facendo cose al volo così, specialmente dopo 2020 che la situazione economica è venuta ovviamente per causa, sappiamo di cosa, la situazione economica è cominciata a diventare molto più difficile, diciamo così, piano piano, però sempre un po' più difficile. Sì, poi vabbè, in Brasile ci sono anche altri problemi di carattere sociale, no? C'è un grosso... io mi ero interessato un pochino alla situazione delle baraccopoli dopo che era uscito in Italia un film molto famoso sul Bope, Troppa d'Elite, mi ricordo si chiama, Sì. mi aveva incuriosito l'esistenza di un reparto del genere, cioè la polizia militare che entra dentro come si chiamano questi quartieri? Le favelas, che entra nelle favela per reprimere i gruppi armati. Io non sono mai stato in Brasile, però mi aveva fatto un po' effetto, ho detto ma com'è possibile la polizia militare? E quindi sono entrato, mi ero informato un pochino su tutto quello che era il mondo delle favelas con tutti questi vari gruppi, le bande che adottano la violenza veramente come se fosse acqua fresca. E quindi capisco che c'è un clima sociale molto diverso anche in Brasile riguardo questo tema, per esempio, ma poi parlando per esempio di politica, rispetto adesso con Lula, col presidente Lula, ho visto un allontanamento del Brasile dalla sfera geopolitica statunitense e un riavvicinamento non tanto alla Russia quanto al mondo multipolare. Sì. Io personalmente questo lo ritengo positivo pur non conoscendo l'interno di queste amministrazioni, quindi come l'amministrazione Bolsonaro o l'amministrazione Lula agiscono a livello interno, a livello di politica interna. Boh, io sono fuori di Brasile da 8 anni, quindi anche per me è un po' difficile dire cosa succede oggi, però infatti in realtà quello che dico sempre a quelli nostri convidati stranieri è che Brasile diciamo è ad una roccia diversa del resto del mondo. Noi siamo in America, è una roccia sola con gli Stati Uniti, mentre diciamo l'Europa, l'Eurasia, Asia occidentale, ci sono due Africa, oceani di mezzo. esatto, tutti gli altri continenti sono nella stessa roccia, quindi la complessità di qua è molto diversa dalla complessità di là. Quindi certo, il blocco, diciamo, il blocco geografico è esatto. unito.
Esatto. Comandanti Farenaso, che ha il canale Arte da Guerra in YouTube, anche ogni tanto viene a parlare con noi. Lui dice una cosa che pochi dicono: gli Stati Uniti mai permetterà di avere un'altra potenza nel suo lato del mondo, Blocco diciamo continentale, così. certo. Sì, nella sua parte. Quindi Brasile deve fare, e quello lì noi siamo arrivati poco tempo fa alla conclusione che la diplomazia brasiliana è estremamente capace, perché è un lavoro molto difficile di fare Sì, queste bisogna, come dire, integrazioni. come si dice in Italia, bisogna dare un colpo al cerchio e uno alla botte, no? Un pochino qui, un Esatto. pochino lì, un pochino qui, un pochino lì, e cercare di mantenere i propri interessi nazionali anche per quello che riguarda la geopolitica. Esatto, esatto. E poi questo, ci sono due lati oggi in Brasile, quelli che vedono Lula come si allontanando dagli Stati Uniti e andando verso BRICS, e quelli che vedono Lula come giocando con BRICS, però allo stesso tempo Per rimanere comunque all'interno rimanendo, del... esatto, sotto la influenza degli Stati Uniti. Quindi lì già ti puoi dire che la nostra diplomazia è abbastanza complessa a quel punto, perché in realtà quella è l'idea: non capire dove siamo, non prendere un lato, non prendere una posizione, non prendere una scelta. E quello magari sarebbe anche la grande forza del Brasile in questo prossimo secolo, per la possibilità di fare senza offendere nessuno una integrazione tra questo blocco multipolare che in realtà comincia a diventare bipolare. Quindi nella parte economica Brasile c'è molto da guadagnare, però è un lavoro difficile perché deve sempre dire al zio San che piano, vai piano, ci siamo, Certo. Sì. No, è un po' quello che fanno, come dire, tutti i paesi che cercano che si trovano nei pressi degli Stati Uniti e che cercano di un po' distaccarsene. Sì, sì. Tenere un po' il piede in due scarpe. Esatto, un piede in due scarpe, più o meno quello. E poi insomma, adesso abbiamo un problema che è l'Argentina, perché l'Argentina fa parte del Mercosur e quindi è diventata una crepa nel Mercosur. Abbiamo già quello che sembra una rivoluzione colorata all'Ecuador. Abbiamo la Venezuela anche facendo un contrappeso di forza nella regione, e noi in mezzo lì provando a fare qualche soldi, dai. Certo. Cioè, si cerca di mantenere i propri interessi, no? Sì. Come si può. Ma ti volevo chiedere queste situazioni sulla conferenza di Modena, che ti hanno anche invitato, tutta questa russofobia, come tu vedi questo? Come tu vedi questo dagli italiani? Perché è interessante capire come gli italiani medi stanno Io ti vedendo dico questo. che per la mia esperienza ci sono tanti italiani che non sono contrari alla Russia, tanti italiani che anzi sono contrari alle sanzioni e che vogliono ascoltare un punto di vista differente, sicuramente. La conferenza di Modena è stata, io sono stato invitato come reporter che ha più volte visitato Mariupol per parlare di Mariupol, della ricostruzione e della mia esperienza. C'è stato, a fronte della convocazione di questa conferenza, uno scandalo internazionale che è andato anche su Euronews, sul Guardian, addirittura il Guardian ha pubblicato un articolo sugli eventi filorussi in Italia, e
perché? Qual è il problema delle persone che hanno voluto far annullare questa conferenza? Il fatto che si parli della ricostruzione fatta dalla Russia? Sinceramente non capisco questa paura di un evento culturale. Poi vabbè c'è quello che riguarda il film, il testimone, il progetto che avevo contribuito ad organizzare per il collegamento video tra una scuola di Lugansk e una scuola italiana, anche quello travolto dalle polemiche. Ma spesso, molto spesso, la gente dice no, non voglio che quelli che vogliono far annullare questi eventi dicono no, io non voglio che questo evento avvenga perché si fa della propaganda. Ma se è della propaganda, di cosa hai paura? Tanto è falsa, no? Se non è vero quello che dico, perché devi impegnarti così tanto per non farmelo dire? Sì, come dicono quelli delle anti-fake news, non vogliono sapere di fake news, vogliono sapere delle vere news. Sì, esatto, ma La allora vuol preoccupazione dire che dà fastidio, che non vi è comodo alla vostra narrazione far vedere una parte del fronte, l'altra parte del fronte, perché quella che voi ritenete, dico voi nel senso le persone sì. contrarie a questo tipo di eventi, quello che voi ritenete il fronte sbagliato, la parte sbagliata. Io su Twitter mi attaccano in tanti, il mio lavoro viene sempre guardato e evidenziato da tutte queste pagine per l'Ucraina, mi viene detto che sono un terrorista, che sono una persona pericolosa perché sto Perché ho dalla la parte... camera. Qual è sono tutte cose che poi non vengono. Per esempio, c'è una persona su Twitter che, per esempio, ogni giorno, sotto ogni post, mi chiede: ma chi ti paga? Ma dove hai pubblicato questo? Ma come hai fatto ad andare lì? È un interrogatorio, no? E io dico: scusate, ma perché queste domande se avete queste curiosità, perché non le fate anche a chi sta dall'altra parte? Sì. Perché evidentemente chi sta dall'altra parte dice un qualcosa che a voi piace e che quindi non avete, che quindi va bene così perché quello che dicono vi piace e siamo tutti amici. Se invece qualcuno dall'altra parte dice una cosa che non vi piace perché va contro alla vostra narrazione, mette in difficoltà la vostra narrazione, allora magicamente diventa propaganda, fake news, cose finte, cose costruite, e la persona che le dice o che le documenta è automaticamente Putin lover. attaccata perché sì, Putin lover o semplicemente un propagandista, quindi una persona che costruisce servizi falsi, per far perdere la credibilità di questa persona. Per quello che mi riguarda ho sempre lavorato con onestà e documentato quello che vedevo, né più né meno. Sì. Quindi questo mi viene un dubbio molto grosso. Chi ti paga? Beh, io vivo del mio Scherzo. lavoro, chi compra il mio materiale e pubblica i miei reportage mi Certo. paga i diritti sui reportage, il montaggio, le riprese, eccetera. Certo, è un scherzo, ma anche mi serviva Tra qualche l'altro, soldi, tra l'altro quindi io ne approfitto, faccio regolare fattura in Italia, quindi pago le tasse in Italia. certo. Certo, no, è solo un scherzo perché sì, anche lì abbiamo già avuto un paio di domande di questo tipo e senti che in Brasile non siamo nemmeno molto interessati a quello che succede al resto del mondo in generale. Certo. No, certo. Ma una cosa che dicevo anche sulla esibizione del film, che ti avevo anche scritto che magari se venissi alla Strea o qualcosa del genere andavo per prendere un caffè con te, insomma quando sei in Italia anche fammi un colpo che prendiamo un caffè da qualche Volentieri, parte, sarebbe volentieri. un piacere. Ma quello che mi è interessante su tutto questo è che io ti dico anche che l'Italia, come diciamo, mettendo in paragone tutte le Inghilterra, Stati Uniti, più o meno a Francia, di quello che io leggo, l'Italia c'è qualche materiale
un po' meglio delle stampa, qualche materiale un po' meglio che gli altri. Lì Allora, almeno do questo voto riguardo, all'Italia. diciamo che per adesso non siamo arrivati a una censura completa, però tutto quello che è fuori dai grandi giornali, dai grandi canali, viene costantemente discreditato. Sì, Perché? sì. Perché qual è la motivazione? No? C'è la gente che dice no, ma se il tuo materiale era davvero buono, stava sui canali grandi, non stava sui piccoli canali. Il No, problema qual è? È che i grandi canali hanno anche grandi interessi, specialmente i canali statali. esatto. Esatto. Quella è la parte che mi sembra molto interessante perché, diciamo, una massima della guerra è che la prima caduta nella guerra è la verità. Questa è una Sì, massima di guerra e capiamo che anche a certo livello deve succedere così per trattenere diciamo un po' di segreto, un po' né? Non è la prossima controffensiva ucraina succederà tra 2 settimane alle 5 mesi dopo caffè, insomma quello non può succedere. Però la parte interessante è che l'Italia e l'Unione Europea non sono parti nella guerra. Quindi esatto. perché qua non si può avere Ufficialmente, o, ufficialmente. o metto tra virgolette, virgolette aeree. Quindi perché non si può fare? Perché non si può avere la verità? Perché non si può Perché dire allora io non ritengo di avere sappiamo? la verità in mano, io non ho No, no, mai no, detto l'altro di avere lato, scusa, l'unica verità scusa. in mano. Io dico quello, poi io faccio vedere quello che c'è qui. Mhm. Poi questa è la situazione, poi sta a chi guarda a farsi un'idea. Io lavoro con onestà, lo ripeto. La gente ragiona. Riguardo al perché, beh, questo è semplice, perché non si vuole dare troppo spazio, perché l'Italia non fa parte della guerra ufficialmente, ma ufficiosamente sta inviando le armi all'Ucraina contro la Russia per ammazzare i russi. Quando mai nella storia è successo? Per esempio, immaginate se nel 2003, durante l'invasione dell'Iraq, l'Europa, l'Italia avesse fornito le armi all'Iraq. Ci sarebbe stato un caos internazionale, eppure quella guerra era una guerra, un'invasione basata su Su niente. un assunto falso, sul niente, perché era stato detto che Saddam Hussein aveva le armi batteriologiche, ve lo ricordate Colin Powell con la boccettina all'ONU, Sì. guardate questo è il gas. Fate l'invasione, non trovate le armi, vabbè ci siamo sbagliati, arrivederci a tutti. Beh, insomma, eppure No, nessun paese europeo inviò le armi all'Iraq, ma nemmeno la Russia sostenne in questa maniera l'Iraq. ma noi in Brasile abbiamo fallito un'industria di tank, la industria, non ricordo adesso i nomi, che doveva vendere tank all'Iraq e all'epoca tutti i contratti sono stati sospesi causa la guerra all'Iraq e più era il tank più avanzato a quel momento dal mondo. E alla fine quell'industria è stata fallita perché non ha venduto, l'Iraq non ha pagato, non ha ricevuto e i guarantitori non hanno pagato perché insomma era Brasile, non era gli Stati Uniti, né? No, cioè, Quindi lì anche il Brasile ha perso soldi e aveva negozi affari già fatto prima della guerra, negozi d'affari con l'Iraq. Quindi il Brasile ha perso soldi, ha perso un'industria, insomma, e come ha detto te, insomma, se avesse inviato l'armi sarebbe un scandalo internazionale, il esatto, Brasile esatto. avrebbe avuto milioni di sanzioni, tutta quella roba. E intanto quello che si vede è quello, tutta l'Europa invia arma,
Stati Uniti invia arma all'Ucraina, e poi quello che io chiamo che è la peggiori assunzioni di derrota, di fallimento dell'Europa e degli Stati Uniti, è che si lamentano che Corea del Nord e Iran inviano qualche arma alla Russia. Se fosse la Cina, anche direi ok, va bene la Cina, però Corea del Nord e Iran inviando qualcosa alla Russia, mentre voi siete 55 paesi, scusa, avete fallito. C'è qualcosa di diverso, no? C'è qualcosa di strano in tutta questa... No, è fantastico vedere questa... È triste, però allo stesso tempo è un po' fantastico vedere questo fallimento del blocco occidentale. Mi dispiace perché io vivo qua in Europa, mi piace la gente qua, mi piace gli italiani, la No, ma pizza è sensazionale. non è un problema di popolo, è un problema di politica, non è Sì, un problema di sì, popolo. ma il popolo pagherà per questo. In realtà sta già pagando, perché se pensi all'aumento delle bollette a causa delle sanzioni, gli italiani e chi vive in Italia stanno già pagando il prezzo della guerra. Sì, sì, esattamente. Forse è proprio per questo che in Italia ci sono tante persone contrarie alle sanzioni, perché lo stanno pagando. Sì, esattamente. Quello mi porta all'ultima domanda e ti lascio mangiare perché probabilmente sono cosa le 8 già lì, deve avere un po' di fame. Come tu vedi il futuro dell'Unione Europea e dell'Italia d'ora in poi, diciamo così? Dell'Unione Europea difficile da dire. È una bella domanda e non ti so rispondere perché l'Unione Europea è estremamente instabile dal punto di vista politico, o meglio, è un'unione di stati, ma non ha una politica comune. Ogni stato ha mantenuto la propria politica interna su diversi temi, tra cui anche la politica estera. No? Lo vediamo per esempio con l'Ungheria. E quindi non c'è in realtà, anche se all'estero no, si vuole dare l'impressione che l'Europa è unita, non c'è una vera unione di interessi, non c'è un vero progetto politico comune. E quando una direzione dell'Unione Europea non coincide con l'interesse di alcuni stati, l'Unione Europea fa fatica ad andare avanti. L'abbiamo visto per esempio sugli aiuti militari all'Ucraina, dove più volte l'Ungheria ha posto il veto su allargamenti di sanzioni, dove purtroppo si fa per dire, l'Unione Europea ha dimostrato molta insicurezza, perché ogni paese ha i suoi affari vitali con la Russia che non si possono toccare. L'Ungheria ha il nucleare, l'Italia ne ha altri, la Germania ne ha altri ancora, e ci sono dei settori che le sanzioni non hanno preso in considerazione perché fanno parte dei settori strategici per diversi paesi dell'Unione Europea. Altrimenti oggi a che pacchetto siamo arrivati? Al 15° pacchetto di sanzioni? Siamo magari, stanno provando magari al 12°, nonostante è ridicolo. 12° pacchetto di sanzioni, altrimenti non sarebbe stato necessario fare 12 sanzioni diverse per cercare di mettere in difficoltà la Russia. E quindi il futuro dell'Unione Europea è un mistero, perché tutto dipenderà da come gli stati decideranno di andare avanti, se si farà un'unione di stati reale, quindi mettendo da parte alcuni obiettivi, alcuni interessi dei piccoli stati, dei grandi stati, e cercando di fare un passo indietro rispetto al proprio ruolo di potere nell'Unione Europea, specialmente da parte dei grandi paesi, e quello che i popoli decideranno, perché c'è molto euroscetticismo nella politica europea, ci sono molte persone che si sono stufate dell'Unione Europea e quindi votano partiti euroscettici, partiti
che non vogliono continuare a stare in Europa. Per quello che riguarda l'Italia, anche questo è difficile, dipende da quello che farà l'Europa. Sicuramente gli italiani troveranno un modo per arrangiarsi, no? L'hanno sempre fatto, bene o male. Però ritengo che a livello politico, per esempio la Meloni non riavrà più questa grande forza che ha, questi grandi risultati che ha avuto alle ultime elezioni. Nelle ultime 3 elezioni politiche in Italia abbiamo un po' visto questo malessere. Le persone hanno votato prima il Movimento 5, prima la Lega, sì. poi il Movimento 5 Stelle, e adesso hanno votato la Meloni, hanno detto proviamo questo, proviamo quest'altro, proviamo quell'altro. Tanto ormai li abbiamo provati tutti, almeno ce ne sarà uno che fa quello che dice. No, non c'è. E quindi prevedo che ci sarà sempre più diffidenza e distanza tra i cittadini e la politica e il numero degli astenuti, cosa che non ho detto prima. In Italia ci sono tantissimi astenuti, il partito degli astenuti è quello che vince. È successo in Brasile negli ultimi elezioni, uguale più o meno lì. Non ha vinto, direi, direttamente, però diciamo è stato 33% per uno, per Lula per esempio, 29% a Bolsonaro, quindi quello che rimane è praticamente il 30% della popolazione, quindi siamo agli altri parti e una è quella che non vuole un cazzo con la polizia, insomma. Esatto. Sì, tengo un po' duro questo perché io ricordo quando è stata la elezione della Meloni che la Ursula è venuto fuori e ha detto ma vabbè, se gli italiani sbagliano al votare abbiamo mezzi di riparare il problema, diciamo così, praticamente sì, se gli dicendo italiani che non votano bene possiamo aggiustare, no? esatto, praticamente dicendo ok, non importa quello che fate voi, noi andremo avanti con il nostro proiettino, insomma. E alla fine è quello che abbiamo visto. Aumentare. Sì, certo, ma così non fanno altro che aumentare lo scontento per le loro azioni, ecco. Esatto. Sì, vedo male il futuro dell'Unione Europea, è un po' difficile da dire cosa, però da quando sono in Europa sento di varie persone di vari paesi parlando della cosa di dobbiamo uscire dall'Unione Europea, insomma, specialmente dopo il Brexit. Vediamo se si adatta o se andiamo così. Andrea, per la prima volta sono riuscito a finire le mie domande ai nostri convidati. Sono contento. Non ce l'ho altro a questo momento. Mi piacerebbe averlo altre volte quando vuoi anche farmi un Sì, conto. sì. Facciamo qualcosa. Sono disponibile, volentieri. Perfetto, e poi discutiamo, poi mi passa mi fa un po' di feedback cosa ha pensato, perché per me è importante capire dove siamo male, dove possiamo migliorare, insomma, siamo noob, quindi quello che proviamo. Volentieri. Io ti ringrazio molto, ti voglio chiedere se hai qualche ultima considerazione da chi ti piacerebbe dire. Anzi ti faccio e faccio al vostro gruppo un grande in bocca al lupo per il vostro progetto. Spero che insomma riusciate a diffondervi, ad avere successo in Brasile. È una bella iniziativa perché adesso sempre più persone si avvicinano ai canali dell'informazione alternativa, lontano dalla televisione, perché per tanti motivi, perché è un'informazione che è più casalinga, più vicino alle persone, meno distante e che può essere molto molto utile per le persone, per i giovani, per chi utilizza principalmente internet, i nuovi mezzi, Telegram, insomma, quindi complimenti e in bocca al lupo. Grazie Crepa, non posso, devo finire con Crepa sempre. Io ti ringrazio una volta in più e ci sentiamo un'altra volta.
Grazie mille. Volentieri, volentieri. Quando sei qua, ricorda da chiamarmi, prendiamo un caffè. Certamente, certamente. Un Ciao saluto a tutti Andrea, quelli che ci un hanno saluto. ascoltato. E saluti a tutti in Donbass da parte di Brasile e dell'Italia. Volentieri, volentieri. Alla Ciao a prossima. tutti. Tchau, tchau. É isso, conseguimos com um pouco de contratempos aqui na internet, ainda não entendi muito bem se foi a internet de lá ou a internet daqui. No final conseguimos resolver aqui mais ou menos do jeito que deu e foi legal. Lembrando o pessoal para se inscrever, todos os canais, né? YouTube, Rumble, que não funciona mais no Brasil. Quem não tiver no Brasil e nem na França, vai no Rumble, naquele outro site que costumava se chamar Twitter. Tem outros que a Odyssey estava ao vivo também no Odyssey, no Instagram. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço. Fumo!